Non dovrai aggiungere niente, né olio né sale. Divido, ma proprio questa cipolla così caramellata, buonissima. Tutti i semi, come potete notare, vedete, la maggioranza rimangono qua. È talmente buona perché è una salsa caramellata. C'è questa passata, guardate che consistenza che ha, ti viene proprio per mangiarla così con cucchiaio. Non vedo l'ora di condividere la ricetta con voi. Ho trovato i pomodori pugliesi perché sono migliori per fare la salsa, li trovate anche all'ortofrutta. Ho dovuto girare un po' di ortofrutte per trovare questi pomodori, però alla fine li ho trovati. Ho preso questi pugliesi perché rendono di più, sono più polposi e molto più buoni. Io adesso taglio uno, proprio così in diretta, ve lo voglio fare vedere all'interno con me. Guardate, vedete? Questo è un ottimo pomodoro per creare una salsa perfetta. I pomodori li ho divisi in più casse e li ho lasciati per 3 giorni a maturarsi ancora di più. Li dobbiamo vedere con un rosso intenso. Se il pomodoro non è ben maturo non sarà dolce e di conseguenza anche la nostra salsa non sarà perfetta. Soltanto il terzo giorno li ho lavati e li ho lasciati sulla tovaglia che si asciughi bene. Mi sono preparata un po' di cipolla bianca. Ho già pulito il sedano, proprio con stella patata, tutta la parte esterna, quella che magari è più. E adesso abbiamo bisogno delle carote, perché non useremo zucchero, addolciamo con le carote. In più gli daremo anche un buon profumo. Li faccio con la grattugia. Bisogna tagliarli fini fini perché andiamo a cuocerli tutti al forno, per cui che riesce a cucinarsi bene la carota, il sedano, preferisco di farli con questa grattugia, vedete, molto fine. E anche stessa cosa lo faccio con il sedano, prepariamo qua tutto insieme. Ecco qua, le carote sono pronte con sedano. Le amalgo bene perché dopo metterò metà su una teglia e altra metà su un'altra teglia. Se li facciamo più fini, giustamente li teniamo meno tempo in forno. Se li tagliamo più grossi, allora li taglio così a rondelle, qualcuna più grande, qualcuna più piccola, insomma. Non è quello, tanto esce buono lo stesso, anche se sono tagliati diversamente. Che belle, con polpa rossa, accesa, ben maturi, dolci. Questi pugliesi sono migliori, costano quasi il doppio degli altri, però si merita, ecco, tanto comunque bisogna tempo, preparazioni, bottiglie, tappi, per cui preferisco, ecco, pagare qualcosa in più, però portare una qualità maggiore. Se vogliamo cibo buono, sicuramente si tratta di una buona qualità. Mi sono preparata queste 2 teglie. Adesso mettiamo carote con sedano, divido. Ecco qua. E adesso facciamo questo: sale, saliamo bene, ok, mettiamo il pepe, potete mettere anche il pepe intero, mettiamo origano, ecco, proprio prendo così, provo così a sbattere, non tanto origano perché se magari vogliamo mettere su un antipasto più delicato, l'origano è molto, si sente molto forte. Ok, mettiamo basilico, e mettiamo olio, poco, non tanto. Ecco qua. Amalgamiamo bene. Io ho acceso già il forno a 235 gradi, li teniamo tipo 40 minuti. Li dobbiamo caramellare molto bene, li dobbiamo vedere proprio in alcuni
posti ti devono proprio sembrare che sono tipo un po' bruciati, perché noi vogliamo quel profumo di pomodoro caramellato per la nostra passata. Qualche fettina di peperoni, ma proprio appena appena, non lo voglio tanto. Ecco, vedete, a una teglia così ne ho aggiunto 5 fettine, che anche il peperone dà un profumo, però se lo mettiamo troppa, ecco, già dà gusto di peperonata e noi questo non vogliamo, per cui basta. Per cui mettiamo basilico, carote, cipolla bianca e sedano. Io alcuni li ho fatti senza cipolla bianca perché c'è qualcuno che nella mia famiglia preferisce così, però va meglio con la cipolla. Quando noi andremo dopo a preparare la passata, tutta l'acqua rimarrà qua, per cui non porteremo l'acqua che non serve nei nostri barattoli, ma soltanto la polpa dolce del pomodoro. Ecco qua, vado a mettere in forno, come avevo già detto, 235 gradi per circa 40 minuti. Anche adesso vediamo, perché ce ne sono anche tanti, magari li tengo anche di più, perché giustamente se noi mettiamo tanti pomodori fanno un po' più fatica anche se la temperatura è alta, forse anche 50 minuti ci vorrà. Qua sono proprio nel boom delle conserve, ieri ho fatto anche gli agrodolci, buonissimi ragazzi, finocchio, ho fatto zucchine, varie cose, soprattutto i bambini adorano questi. Le preparate soprattutto per mettere sui panini quando vanno a scuola, su varie ricette. Ecco, dopo condividerò con voi anche di stupendi agrodolci molto molto buoni, non quelli che siamo abituati, pieni di aceto, di che non riesci neanche a mangiare, ma questi qua sono molto molto delicati. Li dobbiamo lasciare proprio che si vedono, vedete, si vede un po' tipo bruciato, però non è che è bruciato, è che essendo la temperatura alta, così facciamo la nostra passata caramellata, c'è un sapore qua, ma proprio questa cipolla così caramellata, buonissima. I pomodori sono quasi pronti, io qua mi sono preparata tutto quello che mi serve. Allora adesso per fare la passata io uso questa con i buchi medi, c'ho altre ancora più fine e questi sono quelli con più grandi. Mi piace questa perché mi piace comunque la passata che non sia proprio molto molto liquida, ma neanche troppo che si sentono troppo la polpa, ma una via di mezzo, per cui userò questa. Mamma che profumo, qua anche tanta acqua c'è, quello che rilascia il pomodoro perché si è evaporata tutta, per cui noi porteremo nei nostri barattoli, nei nostri vasetti soltanto la polpa dolce caramellata. È riuscita a evaporarsi tutta. Per cui vado avanti veloce, un po' di olio, un po' di basilico e metto anche questo in forno, in modo per riuscire a farli tutti. Il pomodoro vuole proprio il basilico, riesco a fare più barattoli al giorno così. Mettiamo in forno. Guardate soltanto che colore intenso, profumo buono. Questa è una grande soddisfazione, a parte che mi piace tutto il processo, poi quando vedo che si riempie la cantina tutta bella con tutti questi colori. Le assaggiate anche prima molto dolce, per cui le abbiamo fatte a forno perché per forza che ha tutto, si sono ristretti, no? Odore molto dolce, non si sente assolutamente l'acidità. Adesso io chiudo i tappi bene e li mettiamo in acqua a sterilizzare, proprio li facciamo coprire con l'acqua per almeno 15 minuti. Non c'è bisogno tanto tempo perché loro sono già pronti, sono già cotti. Metto comunque un canovaccio.
li mettiamo all'interno e copriamo tutto con l'acqua. Ok, a posto. Vedete, sono proprio coperti con l'acqua. Accendiamo il fuoco e li lasciamo 15 minuti e da quando inizia a bollire l'acqua calcoliamo 15 minuti. Di solito la passata fatta in casa ha un colore più chiaro rispetto a quella che noi compriamo. Questa no, è molto intensa, ha un rosso intenso. Se proprio lo vedi, la pasta che rimane ben colorata con lei, per cui non è acqua, perché abbiamo portato soltanto la polpa caramellata. In inverno quello che dovrai fare è aprire un barattolo così. Mamma mia che profumo! Non dovrai aggiungere niente, né olio né sale, perfetta così. Spero molto che questo video vi è stato utile. Se è così, condividi questo video sulle vostre pagine, lasciami un commento e un mi piace, questo mi fa molto piacere. Io intanto vi saluto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! Diventa bello, sai.